Conosci la shield della Molvil Klein? Scopri tutte le sue caratteristiche in questo video, dal perché del suo mimetismo, ai suoi segreti interni e ai suoi accessori esterni. Merry Christmas! La muta è una spaccata foderata, cioè una delle mute più utilizzate per la pesca subacquea, perché facile da indossare, resistente quando si parte da terra, è quella più economicamente accessibile che non va a influenzare negativamente le nostre performance in acqua, perché all'interno è fatta di un materiale gommoso che aderisce perfettamente al nostro corpo isolandoci dall'acqua esterna. Sì, è vero, esistono anche le spaccate lisce che sono dentro e fuori di quel materiale, o quasi, che termicamente sì sono migliori, ma che hanno un prezzo decisamente differente e sono molto più delicate. Per chi comincia a fare pesca subacquea, questo è il prodotto che mi sento di consigliare a tutti e che ho sempre consigliato e che ho sempre utilizzato. Il motivo per il quale è quella più resistente di tutti è la sua fodera esterna, cioè è una fodera appiccicata sul neoprene. Questo va a proteggere il neoprene che c'è sotto da abrasioni e tagli. Ciò significa che quando praticamente si taglierà la muta, strusciando sugli scogli, la prima parte che si strapperà sarà la fodera e non la muta. Va da sé che se si strappa, però questa è sicuramente più resistente rispetto alle altre. Lo spessore in cui oggi è disponibile la shield della Molvil Klein è di 5 mm, che secondo noi di MSA risulta essere quello più utilizzabile durante tutto l'anno. L'unica cosa che varia è l'utilizzo durante le stagioni. Nel periodo più caldo potremmo fare entrare dell'acqua per rinfrescarci o pescare senza magari cappuccio. Nei periodi di cambio stagione, tipo inizio primavera e inverno, invece semplicemente l'utilizzo si ridurrà a un paio di ore rispetto a quelle che sono anche le sensazioni personali. Contrariamente una 3 mm si può utilizzare soltanto nel periodo estivo, una 7 mm o più invece la potete utilizzare soltanto nel periodo invernale. Con la 5 entrate in acqua tutto l'anno. Ma com'è fatta la nostra muta e perché dovresti scegliere la nostra muta piuttosto che un'altra? Innanzitutto il nostro neoprene è un neoprene microporoso. Ciò significa che le cellule di neoprene che costituiscono il foglio di neoprene in sé sono molto più piccole rispetto a un neoprene macrocellulare. In termini poveri, all'interno del neoprene è presente meno aria nel neoprene microcellulare, che è quello che utilizziamo con queste mute. Questo ha due benefici primari. Il primo è che avendo meno aria si riesce a compensare la galleggiabilità della muta con meno piombo. Il secondo è che essendo un materiale più compatto riesce a schermarti meglio dall'acqua. L'occhio vuole sicuramente la sua parte, motivo per il quale abbiamo messo particolare attenzione nella scelta del mimetismo. Il colore ocra, l'oro e il marrone chiaro sono i colori più utilizzati nelle mute mimetiche e non siamo stati i primi a scegliere questi colori né tantomeno ad utilizzarli, ma siamo stati i primi a farlo così bene. Già dai tempi di Tapiran, famosissimo pescatore professionista e non solo, che ha dettato le leggi di cos'è la pesca oggi, che normalmente dipingeva le sue mute lisce spaccate con una colla bicomponente e dei pigmenti dorati per scomporre la sua immagine sott'acqua, diceva che questi colori erano quelli migliori per mimetizzare le proprie mute. Questo per noi ha delineato dei pilastri grazie al quale poi abbiamo deciso di fare la muta con questi colori, con un design che si amalgama particolarmente a qualunque fondale del mar Mediterraneo. Infatti questi colori sono praticamente ritrovabili dall'Alto Adriatico a Venezia fino a praticamente al sud di Sicilia, così come anche alle Canarie. La peculiarità più importante della shield, che per chi non lo sapesse significa scudo, è la differenza di densità di neoprene dell'estremità della muta. Infatti, su cavigliere, vita, polsi e cappuccio, il neoprene di una densità maggiore ha molto più grip rispetto alla restante parte della muta, limitando quasi totalmente le infiltrazioni di acqua che inevitabilmente vi farebbero sentire più freddi. Questo è un dettaglio molto importante perché personalmente mi ha dato la possibilità di andare a pescare in Norvegia in una stagione relativamente fresca, parliamo di settembre-ottobre, dove la temperatura dell'acqua non era quella mediterranea e mi ha consentito di pescare, quindi questa è una muta estremamente polivalente. Tra l'altro, per chi non lo sapesse o non l'avesse mai visto prima, c'è un video dove raccontiamo il primo test che ve lo linko qua sopra. Molvil Klein prende il nome dal paese dove abbiamo fatto il primo test, che è un paesino del sud della Norvegia. Questa, per essere indossata, ha bisogno di una soluzione saponata. Più sapone utilizziamo, meglio riusciamo a scivolare al suo interno e meno probabilità c'è di recare danni al prodotto. Un altro dettaglio della shield è la sua protezione che c'è sopra la parte delle ginocchia, e là ci riconduciamo di nuovo all'essere maldestri e all'avere poca esperienza quando ci approcciamo a questo sport,
è una muta da battaglia. Quando si entra da riva ci si siede sugli scogli, ci si inginocchia a riva, quindi è bene proteggere la muta specificatamente in quelle parti, motivo per il quale abbiamo messo queste patch di tessuto più resistente per proteggere la muta. Se poi invece volete avere addosso e toccare con mano l'appoggio sternale più duro che esista nel mercato, vi invito a dare un'occhiata a come noi abbiamo deciso di realizzare questo appoggio sternale. Vediamo se ve lo riesco a fare sentire. Questo non è duro, cioè è duro ma è anche morbido. Per esempio vi posso fare vedere, guardate, cioè non è che si rompe, ok? È morbido ma è resistente allo stesso tempo. Per chi non sapesse a cosa serve questo, quando durante la vostra esperienza avrete un arbalete, che non è altro che quel fucile che funziona a mo' di balestra, si poggerà sul petto. Avere un qualcosa che protegge il vostro petto dal dolore che questo recherà è sicuramente la cosa più sensata che si possa scegliere. Ed è importante ricordare che il fucile si appoggia nell'appoggio sternale, non nel neoprene, che altrimenti potrebbe scivolare e strappare la muta e comunque farci del male. Un altro dettaglio da sottolineare è che è lungo abbastanza per fare toccare praticamente tutta l'impugnatura alla muta, perché l'appoggio sternale non è l'unica parte che appoggia sulla muta, ma anche il calcio. E non solo, quando dopo col tempo aggiungerete degli elastici al vostro fucile, dovete sapere che quando si fanno dei caricamenti multielastico l'inclinazione del fucile cambia. Quando si deve caricare il secondo elastico l'inclinazione del fucile cambia perché si deve fare scendere un po' di più e quella parte sarà anche coperta dal nostro appoggio sternale. La chiusura dei nostri alamari è doppia, questi pezzi sono anche intercambiabili e potete trovare i ricambi in qualunque negozio di pesca qualora essi dovessero rompere o perdere. L'ultimo dettaglio più importante di tutti è il taglio del cappuccio. Ora, noi abbiamo deciso di dare un taglio molto coprente per proteggere principalmente la fronte e per evitare che la muta scivoli da sopra il mento. In termini di comfort e pesca nell'acqua più fredda, queste sono le migliori scelte che potete effettuare sul vostro capo, perché questa parte, specialmente quando pescherete con l'acqua più fredda, è la parte che si raffredda più velocemente e che può darvi problemi di sinusite e non solo. Quindi una buona copertura della fronte e un buon grip sul mento consente in condizioni di acqua più fredda la massima resa della vostra performance. Spero il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.